Red Pill Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono con Pietro Castelletto, direttore, regista e tra i protagonisti di Predatori in Orizzonti. Benvenuto. Grazie. Allora, devo dire che a chi mi ha chiesto ma di cosa parla I Predatori, ho riflettuto e ho pensato che forse a raccontarlo l'avrebbe, come dire, sminuito. È molto difficile, all'apparenza sulla carta abbiamo due famiglie molto diverse, sono connesse tra loro. Il tuo personaggio è un po' un perno attorno al quale girano, ma ecco, lascio a te il resto. No, ma appunto è difficile, è una difficoltà che riscontrai anche quando scrissi la lettera per il Ministero, cioè sintetizzarlo era molto complicato. Sì, fondamentalmente è un film che parte dai sentimenti, dal sentimento di Federico, è quella prospettiva lì che muove il film, per cui l'idea di avere, che è anche l'unico vero personaggio autobiografico della storia, nel senso che poi tutti gli altri sono delle metafore più o meno estreme di determinati ambienti, ma mio padre e mia madre nel film sono diversissimi da quelli che ho avuto e che ho. Però appunto il sentimento di Federico, appunto sì, il film parte appunto da questa sensazione di alienazione, di impotenza, di non riuscire a manomettere più il mondo. Lui è un assistente di filosofia che invece costantemente ha a che fare e si relaziona magari con grandi pensatori che nella storia, nel passato hanno reinventato la morale, che poi alla fine la storia, quando la ristudi, ti rendi conto come poi spesso intere epoche si reggono su un manipolo di grandissimi personaggi che le hanno ispirate. Anzi, Nietzsche diceva: la storia è un ponte tra un genio e un altro genio. Bella, diceva bella Nietzsche. E quindi questa impossibilità di reinventare la modernità, questa frustrazione, Federico la vive molto, ma credo la vive ogni personaggio del film in maniera diversa. E poi pian piano ho creato un contenitore che mi permettesse di esprimere questo. La cosa affascinante che ci ha fatto ridere amaramente o divertiti è che spesso fotografi, tu dicevi metafore, sì, anche delle volte stereotipi, che però quella risata dello spettatore è la risata di chi sa che paradossalmente quello stereotipo esiste e non esiste, è molto particolare. E leggevo nelle note regia che tu parlavi del tuo personaggio e della frustrazione tra quello che gli altri pensano che egli sia e quello che è, ed è un po' la chiusura del cerchio. Sì, sicuramente le risate, cioè io ho cercato appunto io mi sono anche reso conto che i pensieri più profondi che ho fatto nella vita, che non so tanti, però insomma li ho fatti sempre partendo da una risata, magari da una risata che finisce. E quindi è il mio modo anche di affrontare le difficoltà, l'ironia. E qui ho messo in scena l'unica ironia che so mettere in scena, che è la mia, è quella che mi fa ridere, appunto, che nasce dalle situazioni, non magari dalla battuta singola. E io credo che ad esempio sia fondamentale lavorare mettere in scena personaggi che convivano con l'umiliazione, col sentimento dell'umiliazione, e mi trovo anche molto bene con attori perché per recitare è fondamentale avere la consapevolezza dell'umiliazione, con attori che riescono a mettere in scena questo sentimento, no, insomma, questo dato di fatto talvolta. E forse anche per questo lavoro così bene con i comici. Chiudo citandoti: essere felice è un mestiere difficile, è un mestiere da predatori. Significa anche che bisogna essere attivi nel perseguire la felicità, anche un po' spietati? Ma non necessariamente spietati. Talvolta sì, talvolta sono dinamiche della vita, per cui nel momento in cui ottieni qualcosa significa che qualcun altro non l'ha ottenuto,
e crei sofferenza altrove. Magari sta sbagliando con l'altro perché ti invidia senza un motivo, però è come se la coperta è troppo corta. E chiudo così. Grazie mille Pietro Castelletto per I Predatori in Orizzonti alla 77esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred da Festival Insider.